Ogni mattina è una guerra e tu puoi scegliere se essere il generale o il soldato sconfitto. Il mondo là fuori è pronto a definirti, a giudicarti, a dirti chi dovresti essere, ma prima che apri quella porta, prima che il caos ti inghiotta, devi costruire la tua fortezza interiore. Queste non sono semplici frasi motivazionali, sono scudi contro il dubbio, sono spade contro la mediocrità, sono le 12 verità che separano chi vive davvero da chi semplicemente respira. Preparati, la battaglia per la tua mente inizia ora. Questo risveglio è un privilegio sacro. I tuoi occhi si sono aperti stamattina. Il tuo cuore ha battuto per tutta la notte senza che tu dovessi ricordarglielo. I tuoi polmoni hanno continuato a funzionare mentre dormivi. Questo non è normale, è miracoloso. Marco Aurelio iniziava ogni giornata con un pensiero di gratitudine, anche quando governava un impero in crisi. All'alba, quando hai difficoltà ad alzarti, di a te stesso: mi sto alzando per fare il lavoro di un essere umano. Mentre tu ti stavi svegliando, qualcuno da qualche parte stava prendendo il suo ultimo respiro. Mentre tu pianifichi la tua giornata, qualcuno sta dicendo addio ai propri cari. Mentre tu ti lamenti del traffico, qualcuno darebbe tutto per poter guidare ancora una volta. La vita non è garantita. Domani non è promesso. Questo momento, questo respiro, questo battito del cuore è tutto quello che hai veramente. E questo dovrebbe cambiare tutto. Non stiamo parlando di ottimismo forzato o di gratitudine superficiale. Stiamo parlando di una consapevolezza brutale. Sei vivo in un universo che potrebbe benissimo esistere senza di te, eppure tu ci sei. Quando riconosci questo risveglio come il privilegio sacro che è, ogni problema diventa più piccolo, ogni opportunità diventa più preziosa, ogni momento diventa un regalo da scartare con attenzione. Questo risveglio non è scontato, è sacro, è tuo e merita di essere vissuto con l'intensità di chi sa quanto è raro. Proteggo la mia energia come un tesoro. La tua energia è la valuta più preziosa che possiedi. Non si può comprare, non si può recuperare una volta spesa e ogni giorno ne hai una quantità limitata. Seneca osservava: non è la durata della vita che importa, ma la sua profondità. E la profondità viene da come scegli di investire la tua energia, non da come la disperdi. Eppure molte persone la buttano via. La sprecano in drammi inutili, conversazioni tossiche, preoccupazioni su cose che non possono controllare, rabbia per situazioni che non possono cambiare. Ma tu sei diverso. Tu hai capito che l'energia è potere e il potere richiede protezione. Non ti lasci più trascinare nelle discussioni sterili. Non permetti più alle persone negative di succhiare la tua vitalità. Non sprechi più tempo mentale su eventi del passato o ansie future. La tua energia va verso quello che conta, i tuoi obiettivi, le persone che ami, i progetti che ti accendono, la crescita personale che ti trasforma. Alcuni non capiranno questa evoluzione, diranno che sei diventato freddo o distaccato. Falli parlare. Tu hai compreso che proteggere la tua energia non è egoismo, è responsabilità. Non puoi servire il mondo da una posizione di esaurimento. Non puoi aiutare gli altri se non hai niente da dare. Non puoi brillare se permetti a tutto e tutti di oscurarti. Oggi decidi. La mia energia è sacra, va protetta, rispettata, investita saggiamente, perché da come tratti questa risorsa dipende la qualità di tutto il resto. La mia essenza è completa. Smetti di cercare conferme, smetti di mendicare approvazione. Smetti di credere alla bugia più grande del mondo moderno, che devi diventare qualcun altro per avere valore. Marco Aurelio, imperatore del mondo conosciuto, si svegliava ogni giorno ricordando a se stesso: hai il potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Il tuo valore non è negoziabile, non è in vendita, non dipende dal numero di follower, dalla cifra sul conto corrente o dall'opinione di persone che nemmeno conoscono la tua storia. Quando un leone cammina nella savana, chiede permesso agli altri animali per esistere. Quando il sole sorge al mattino, dubita del proprio diritto di illuminare il mondo. Tu sei quello che sei
E questo è sufficiente, non incompleto, non difettoso, non quasi abbastanza, completo, adesso, mentre ascolti queste parole. Il problema non è che non hai abbastanza valore, il problema è che hai dimenticato quanto vali davvero. E oggi te lo ricordi. Ogni mattina, prima di fare qualsiasi altra cosa, mettiti davanti allo specchio e rivendica la tua completezza, non come consolazione, ma come dichiarazione di guerra contro ogni voce che ti ha fatto sentire piccolo. La tua essenza è completa e questa è l'unica verità che conta. Porto in me una forza indistruttibile. Dentro di te vive un guerriero che ha combattuto 1000 battaglie e non ne ha persa nemmeno una. Come lo so? Perché sei ancora qui. Seneca, che sopravvisse all'esilio e affrontò Nerone, sapeva che ogni difficoltà include dentro di sé una pari misura di forza per superarla. Non sei mai stato messo di fronte a qualcosa che non avevi la forza di affrontare. Ripensa a tutte le volte che hai pensato di non farcela, a tutti i momenti in cui il mondo sembrava crollarti addosso, a tutte le notti insonni passate a chiederti se avresti mai visto la luce. Eppure eccoti qui, non solo sopravvissuto, ma cresciuto. Ogni cicatrice è una medaglia, ogni fallimento è stata una scuola, ogni lacrima versata ha innaffiato il terreno dove ora cresce la tua forza. Il ferro diventa acciaio nel fuoco, i muscoli crescono sotto resistenza e tu sei diventato indistruttibile attraverso prove che avrebbero spezzato versioni più deboli di te stesso. Non confondere i momenti difficili con la sconfitta, non confondere il dolore con la debolezza. Quello che senti è il suono della tua forza che si forgia nel fuoco dell'esperienza. Quando la vita ti colpisce ancora, e lo farà, ricorda, non sei la vittima della tempesta, sei la tempesta stessa. Porta in te una forza che il mondo non può toccare. E oggi la rivendichi completamente. Il passato non detta le mie scelte. Il passato è un fantasma. Non ha braccia per trattenerti. Non ha voce per comandarti. Eppure quante volte gli permetti di guidare la tua vita come se fosse ancora vivo. Epitteto, che passò dall'essere schiavo a maestro di saggezza, comprese una verità fondamentale. Non puoi controllare ciò che ti accade, ma puoi sempre controllare come reagisci a ciò che ti accade. Quella delusione amorosa che ti ha spezzato è storia. Quel fallimento professionale che ti tormenta è una lezione mascherata da tragedia. Quella persona che ti ha tradito ha già perso il diritto di occupare spazio nella tua mente. Il perdono non è debolezza, è il gesto più radicale di libertà che esista. Non perdoni per loro, ma per te. Per liberare energia preziosa che stai sprecando in prigioni che ti sei costruito da solo. Ogni alba è un reset, ogni respiro è una nuova possibilità, ogni battito del cuore è un promemoria che sei ancora qui, ancora capace di scrivere una storia diversa. Il passato può sussurrarti all'orecchio, ma tu non sei obbligato ad ascoltare. Oggi decidi. Sono l'autore della mia vita, non lo spettatore della mia storia. Le catene che ti legano al passato esistono solo nella tua mente e quello che la mente crea, la mente può distruggere. Scelgo il coraggio sulla prudenza. La paura è il nemico silenzioso che uccide più sogni della povertà, più relazioni dell'odio, più potenziale di qualsiasi ostacolo esterno. Ti sussurra bugie convincenti. Non sei pronto. Aspetta il momento giusto. Cosa succede se fallisci? Ma Epitteto ci ha insegnato una verità liberatoria. Non sono i fatti che turbano gli uomini, ma i giudizi sui fatti. Il coraggio non è l'assenza di paura, è l'azione nonostante la paura. È guardare l'incertezza negli occhi e dire: non importa quello che non so, importa quello che farò con quello che so. Ogni grande storia d'amore è iniziata con qualcuno che ha rischiato il rifiuto. Ogni impero è stato costruito da qualcuno che ha sfidato l'impossibile. Ogni capolavoro è nato dalle mani di qualcuno che ha ignorato i critici. Il momento perfetto è un'illusione. Le condizioni ideali sono una fantasia. La preparazione completa è un mito. Quello che esiste è adesso, questo momento, questa scelta tra paralisi e movimento.
La paura ti promette sicurezza, ma ti consegna rimpianti. Il coraggio non ti promette niente, ma ti offre tutto. Oggi non aspetti più, non cerchi più scuse, non rimandi più la tua vita fino a quando ti senti pronto. Oggi scegli il coraggio sulla prudenza e scopri che avevi sempre avuto tutto quello che ti serviva per iniziare. Governo i miei pensieri come un sovrano. La tua mente è un regno e tu puoi scegliere se essere un re giusto o un suddito ribelle dei tuoi stessi pensieri. Marco Aurelio, che governava realmente un impero, sapeva che il dominio più importante era quello interiore. Puoi controllare la tua mente, non gli eventi esterni. Quando realizzi questo, troverai la forza. Troppo spesso permettiamo ai pensieri negativi di vagare liberi nella nostra testa come vandali in una città senza legge. Distruggono la nostra pace, sabotano la nostra fiducia, corrompono la nostra visione del possibile. Ma tu non devi essere vittima della tua stessa mente. Puoi essere il sovrano che decide quali pensieri meritano cittadinanza e quali devono essere esiliati. Quando il dubbio bussa alla porta, tu decidi se aprire. Quando la paura cerca di piantare bandiere nel tuo territorio mentale, tu scegli se concedere il permesso. Quando l'ansia prova a conquistare la tua pace, tu hai l'esercito della consapevolezza per respingerla. Non si tratta di pensiero positivo ingenuo, si tratta di disciplina mentale guerriera, di rifiutare di lasciare che pensieri distruttivi vivano gratis nella tua testa. Sostituisci "non posso" con "sto imparando come". Cambia "è impossibile" in "non ho ancora trovato il modo". Trasforma "sono un fallimento" in "sto costruendo resilienza". Il tuo regno mentale, le tue regole, e oggi governi con saggezza, forza e determinazione incrollabile. La mia strada è unica e incomparabile. Il confronto è un veleno che si maschera da motivazione. Ti convince di guardare la strada di tutti gli altri mentre perdi di vista la tua. Seneca comprendeva che ogni nuovo inizio viene da qualche altro inizio che finisce. Il tuo inizio non è in ritardo solo perché qualcun altro ha iniziato prima. Il tuo successo non è meno valido solo perché qualcun altro è arrivato al traguardo diverso dal tuo. Sui social vedi i momenti migliori degli altri, mai le loro crisi. Vedi il risultato finale, mai il processo. Vedi il successo confezionato, mai il sudore e le lacrime che lo hanno costruito. Mentre tu stai confrontando la tua vita reale con le versioni filtrate degli altri, stai sprecando energia che dovresti investire nel tuo progresso. Stai guardando il giardino del vicino, mentre il tuo rimane incolto. La quercia non invidia l'eleganza del bambù. L'aquila non desidera la velocità del ghepardo. Ogni essere vivente ha il proprio momento di gloria, il proprio modo di brillare, la propria ragione di esistere. E anche tu hai una luce che solo tu puoi portare in questo mondo. Una combinazione di talenti, esperienze, prospettive che è irripetibile. Non perché sei speciale in modo narcisistico, ma perché sei unico in modo funzionale. La tua strada è tua, il tuo tempo è tuo, il tuo destino è incomparabile perché tu sei incomparabile. Smetti di correre la gara di qualcun altro e inizia a vincere la tua. Esigo rispetto perché esisto. Non c'è negoziazione possibile su questo punto. Non c'è prezzo da pagare, prova da superare o condizione da soddisfare. Tu meriti rispetto e dignità per il semplice fatto di respirare, non perché sei perfetto, ma perché sei umano, non perché hai compiuto grandi gesti, ma perché esisti. Epitteto, che conosceva l'umiliazione della schiavitù, imparò che nessuno può ferirti senza il tuo consenso. Le persone possono solo trattarti come tu permetti loro di trattarti. Se accetti briciole di attenzione, continueranno a dartene. Se tolleri mancanze di rispetto, diventeranno la norma. Se permetti che ti trattino come un'opzione, non diventerai mai una priorità. Ma quando stabilisci confini chiari, quando comunichi il tuo valore attraverso le tue azioni e le tue scelte, quando dimostri di rispettare te stesso prima di chiedere rispetto agli altri, tutto cambia. Non devi guadagnarti il diritto di essere trattato con dignità. Non devi fare straordinari motivi per meritare gentilezza. Non devi essere un contorsionista dell'anima per ricevere amore autentico.
Il modo in cui ti presenti al mondo insegna agli altri come trattarti. La tua postura, le tue parole, i tuoi confini, le tue scelte, tutto comunica il tuo valore percepito. E se qualcuno nella tua vita non riesce a vedere questo valore, se non riesce a trattarti con il rispetto basilare che ogni essere umano merita, allora ha appena perso il privilegio della tua presenza. Oggi esigi rispetto non con arroganza, ma con dignità naturale, perché esistere è già abbastanza. Porto in me il seme dell'eccellenza. C'è qualcosa in te che aspetta di emergere, un potenziale che nemmeno tu riesci a immaginare completamente. Non sei qui per caso, non stai vivendo per inerzia, non esisti per riempire spazio. Marco Aurelio rifletteva. Pensa al mattino presto, quando la tua mente è fresca e il mondo è silenzioso. Cosa potresti compiere quel giorno? Ogni giorno porti in te la possibilità di fare qualcosa di straordinario. L'eccellenza non è perfezione, non è talento innato che cade dal cielo. È la decisione quotidiana di dare il massimo con quello che hai, dove sei, in questo momento. Ogni fallimento che hai vissuto era preparazione. Ogni delusione era educazione. Ogni momento in cui hai voluto arrenderti, ma hai continuato, era allenamento per quello che sta arrivando. Il mondo è pieno di persone che aspettano di sentirsi pronti per iniziare a vivere al loro massimo potenziale. Ma la prontezza è un mito. L'eccellenza nasce dall'azione, non dalla preparazione infinita. Dentro di te c'è la capacità di ispirare altri, di risolvere problemi, di creare bellezza, di costruire qualcosa che durerà oltre la tua esistenza. Non sono fantasie, sono possibilità reali che aspettano la tua decisione di attivarle. Il seme dell'eccellenza è già piantato. L'hai portato con te fin dal primo respiro. Ora la domanda è: quando inizierai ad innaffiarlo con azione consistente? L'eccellenza non è un destino, è una pratica quotidiana e oggi inizi a praticarla. Celebro ogni vittoria del mio viaggio. Fermati, respira profondamente e per un momento smetti di guardare avanti e guarda indietro. Quanta strada hai fatto? Ricordi quella versione di te che pensava che non avresti mai superato quel momento difficile? Eccoti qui, non solo sopravvissuto ma trasformato. Ricordi quando credevi che non saresti mai stato abbastanza forte, abbastanza intelligente, abbastanza coraggioso? Eppure hai affrontato ogni sfida. Marco Aurelio scriveva: «La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri». E uno dei pensieri più potenti che puoi coltivare è il riconoscimento dei tuoi progressi. Non aspettare di raggiungere la vetta per celebrare. Ogni passo in salita è una vittoria. Ogni volta che hai scelto di non arrenderti è stata una conquista. Ogni momento in cui hai creduto in te stesso quando nessun altro lo faceva è stato un trionfo. La società ti ha condizionato a notare sempre quello che manca, quello che non funziona, quello che ancora devi conquistare. Ma questa mentalità di scarsità ti ruba la gioia del presente. Tu hai vinto battaglie che nessuno conosce, hai superato ostacoli invisibili, hai cresciuto muscoli emotivi che non sapevi di poter sviluppare. Hai dimostrato una resilienza che nemmeno tu sapevi di possedere. Ogni cicatrice racconta una storia di sopravvivenza. Ogni errore del passato è diventato saggezza del presente. Ogni no che hai ricevuto ti ha reso più determinato. Non hai bisogno di permesso per essere orgoglioso di te stesso. Non serve che qualcun altro riconosca i tuoi progressi perché siano validi. Oggi celebri ogni vittoria del tuo viaggio, perché ognuna ti ha portato esattamente dove dovevi essere, qui, ora, più forte di prima. Trasformo questo giorno in capolavoro. Questo giorno non è una prova generale, non è una preparazione per la vita vera, è la vita vera che sta accadendo adesso, mentre ascolti queste parole. Epitteto insegnava: la ricchezza non consiste nell'avere molte proprietà, ma nel soddisfare i propri bisogni. E il tuo più grande bisogno oggi è vivere questo giorno con intenzione, passione e presenza totale. Non hai garanzie su domani, non hai controllo sul passato, ma hai potere assoluto su questo momento, su questa scelta,
su questa azione che stai per compiere. Trasformare oggi in capolavoro non significa fare qualcosa di spettacolare agli occhi del mondo. Significa portare eccellenza in ogni gesto, amore in ogni parola, intenzione in ogni decisione. Significa parlare con gentilezza anche quando sei stanco, lavorare con dedizione anche quando non ti va, scegliere la crescita anche quando la comodità sarebbe più facile. Significa non rimandare la felicità a quando avrai sistemato tutto. Significa non aspettare condizioni perfette per iniziare a vivere pienamente. Ogni capolavoro inizia con un singolo tratto di pennello, ogni sinfonia inizia con una singola nota, ogni vita straordinaria inizia con un singolo giorno vissuto con proposito. Oggi è il tuo pennello, oggi è la tua nota, oggi è l'opportunità di aggiungere un capitolo memorabile alla storia della tua esistenza. Non sprecarlo in attese, non consumarlo in rimpianti, non buttarlo via in distrazioni. Trasformalo in qualcosa di bello, qualcosa di cui essere fiero, qualcosa che, quando appoggerai la testa sul cuscino stasera, ti farà sorridere con la consapevolezza di aver dato tutto. Questo giorno è tuo, trasformalo in capolavoro. Il mondo ti sta aspettando, non la versione perfetta di te, non la versione finalmente pronta, ma la versione autentica, coraggiosa, determinata che sta ascoltando queste parole proprio ora. Hai dentro di te tutto quello che serve, l'hai sempre avuto. Queste 12 verità non ti hanno dato poteri nuovi, ti hanno ricordato quelli che già possiedi. Questo risveglio è un privilegio sacro. Proteggi la tua energia come un tesoro. La tua essenza è completa. Porti in te una forza indistruttibile. Il passato non detta le tue scelte. Scegli il coraggio sulla prudenza. Governa i tuoi pensieri come un sovrano. La tua strada è unica e incomparabile. Esigi rispetto perché esisti. Porti in te il seme dell'eccellenza. Celebra ogni vittoria del tuo viaggio. Trasforma questo giorno in capolavoro. Non sono solo parole da ripetere meccanicamente. Sono armi da impugnare, scudi da alzare, verità da vivere, il futuro che sogni, la vita che meriti, la persona che vuoi diventare. Tutto inizia con come ti alzi da questo momento, con cosa decidi, con come agisci. Non aspettare il lunedì prossimo, non rimandare al nuovo anno, non rimandare a quando avrai più tempo. Il momento è adesso, la scelta è tua, la vita che vuoi ti sta chiamando. Alzati. Respira profondamente e vai a mostrare al mondo la forza che hai sempre portato dentro. Il tuo momento è arrivato e tu sei più che pronto. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.